Ciao a tutti e benvenuti su Minty Tarot. Oggi vediamo un rituale propiziatorio per il nuovo anno, ovvero un rituale che ci può aiutare a attirare le energie desiderate nell'anno che viene. Per chi non mi conosce, innanzitutto mi chiamo Ales, ho questo canale chiamato Minty Tarot perché sono una cartomante tarologa e soprattutto una coach di sviluppo intuitivo, ovvero aiuto le persone a riconoscere e padroneggiare i propri doni intuitivi in modo da poterli utilizzare al meglio come una guida interiore nella loro quotidianità. Per questo in questo canale troverete tanti spunti ed esercizi per migliorare la vostra intuizione ed anche migliorare la lettura dei tarocchi, perché considero i tarocchi uno strumento eccellente per vari scopi, ma soprattutto per migliorare la propria intuizione. Dunque, per quanto riguarda il rituale propiziatorio, si compone di due parti. La prima parte è una lettura con i tarocchi e la seconda è un vero e proprio atto magico che descriverò appunto in seguito. Innanzitutto iniziamo con la lettura dei tarocchi. È una stesa che serve appunto per vedere le energie, il tema su cui focalizzarsi nei vari mesi dell'anno, ed ha la famosa ruota dell'anno, nel senso che stenderemo le carte a cerchio. Dunque si inizia sempre mischiando le carte, focalizzandosi sull'intenzione della stesa, sullo scopo della stesa, quindi quello, vedere i temi su cui dobbiamo concentrarci in ogni mese dell'anno. Poi si smazza il mazzo e si estraggono a caso 12 carte che vengono messe a ruota. Dunque io adesso li dispongo come se fossero appunto se fossero di fronte a voi, altrimenti gennaio sarebbe in cima. Quindi gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Adesso li dispongo un po' meglio. Dunque, la prima è sempre gennaio, poi febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, a metà, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre. Vediamo un po' se l'ho messe tutte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, sì. E questa è dicembre. Dunque, sposto un attimo in modo che sia ovviamente se leggete le carte rovesciate anche, considerate che la base va sempre rivolta verso il centro della carta, quindi se appunto quando estraete la carta mantenete l'ordine. Io l'ho estratta così e ho mantenuto l'ordine mettendo la carta con la base al centro, in modo che quando la girate vedete che la base è verso l'alto, quindi è rovesciata, altrimenti sarebbe così al dritto. E questa è la stesa, quindi ogni carta, sono 12 carte rivolte verso il centro, e ogni carta è il tema su cui dobbiamo focalizzarci in ogni mese. Quindi per esempio qui c'è la ruota della fortuna a gennaio,
questo è il 2 di bastoni a febbraio, il re di coppe a marzo, il 3 di coppe, in questo caso rovesciato, ad aprile e così via. Io vi consiglio poi di fare una foto e tenervela così da poter vedere ogni mese appunto che tema è importante, su quale tema è importante che vi focalizzate quel dato mese. Questa per quanto riguarda la prima parte del rituale. Dopodiché potete togliere le carte e iniziare la seconda parte del rituale. Dunque, per questa seconda parte lo scopo dell'atto magico in se stesso è quello di attirare le energie che vogliamo nella nostra vita il prossimo anno. E secondo me uno dei mezzi migliori è fare una vision board, cioè una lavagna letteralmente della visione della nostra vita, quello che vogliamo introdurre nella nostra vita. E per fare questo io vi consiglio di innanzitutto prendere un quaderno, il vostro diario intuitivo, il diario dei tarocchi, insomma un quadernetto dove fare una specie di brainstorming buttando giù idee su appunto quale tipo di energia volete nella vostra vita. Non necessariamente devono essere obiettivi specifici, desideri specifici, cioè per dire se volete per esempio un lavoro che deve essere per forza quello, magari volete un certo tipo di energia faccia parte di voi a livello lavorativo, cioè per esempio abbondanza materiale, abbondanza di benessere e di un ambiente sereno al lavoro, una certa vitalità in generale nella vostra vita, amore nella vostra vita, insomma si parla più di energie. Poi ovviamente se avete degli obiettivi specifici potete focalizzarvi anche su quelli. Dunque, Mirra ha insistito per partecipare al video e quindi vi saluta. Dunque, stavo dicendo che innanzitutto per fare una vision board è importante buttare giù tante idee all'inizio, appunto perché si crea una specie di flusso intuitivo, no? Nel momento in cui ci si lascia andare e si inizia a buttare giù idee su idee. Dopodiché, fatto questo primo lavoro di brainstorming, vi consiglio appunto di selezionare, di fare una priorità e direi di selezionarne tre, perché altrimenti la vision board diventa un po' confusionaria, ecco. Quindi selezionatene tre, le più importanti, e dopodiché potete iniziare a metterle, cioè rappresentarle in una vision board. La vision board può essere sia fisica che digitale. Se la fate digitale, ovviamente potete utilizzare strumenti online tipo Canva. In questo caso, per questo rituale, però, io vi consiglio di farla fisica, perché anche proprio il farlo manualmente dà delle energie alla vision board, quindi secondo me aiuta appunto la canalizzazione delle energie nel rituale magico. Quindi come si fa? È abbastanza semplice, prendete dei giornali, delle riviste
che abbiano delle immagini attinenti ai vostri obiettivi, alle vostre priorità. Ehm, Anche so, ci sono un sacco di giornali che hanno delle immagini relative al benessere psicofisico, giornali se riguarda Vision Board, riguarda soprattutto la vostra carriera, che appunto parlino del vostro lavoro, che ne so, qualcuno è appassionato di alpinismo, quindi giornali relativi a questa pratica, di questo tipo. Ritagliate le foto, quelle che vi ispirano di più, anche qui seguite la vostra intuizione, potete anche utilizzare delle frasi. Dopodiché, quello che faccio io è prendere un pezzo di cartone che si può comprare oppure si può togliere da una scatola di cartone e attaccarle sopra a mo' di collage con la colla. È un procedimento veramente semplice. Faccio vedere la mia brevemente, l'ho fatta io un po' di tempo fa. Ovviamente, come potete vedere, relativo a una casa perché volevo cambiare casa, poi infatti ci sono riuscita e sono tutte immagini che in questo caso richiamavano diciamo il feeling, le emozioni che la nuova casa doveva darmi, e poi ho messo anche una frase. Insomma, potete farla così grande o potete farla anche più piccola, come preferite. E una volta fatta, inizia la seconda parte del procedimento della vision board, ovvero accendete una candela, tipo questa, ma anche più piccola. ehm, Prendete la vision board, la mettete per esempio su un vostro altare, o se non l'avete comunque un comodino, una scrivania, un vostro luogo dove potete farla stare per un po' di tempo, insomma, dove potete vederla anche per i giorni successivi, perché questo è un procedimento che dura un po' di giorni. Quindi ponetela lì, io vi consiglio appunto di appoggiarla su una scrivania al muro. Poi scrivete le vostre priorità su un fogliettino di carta, ehm, ovviamente al tempo presente, come se fossero già nella vostra vita, e piegate il foglietto e tenete il foglietto tra le vostre mani mentre guardate, focalizzate la vostra intenzione sulla vision board. Io poi vi consiglio di mm, ridurre le tre priorità a tre, parole chiave, che so, per esempio lavoro, amore, gioia, dipende dalle vostre priorità ovviamente, ma mettiamo così. E iniziate appunto, mentre tenete il foglietto tra le mani, vi focalizzate sulla vision board ripetere queste parole tipo mantra, immaginandovi, insomma, facendovi ispirare dalla vision board, dalla energia che vi comunica, entrare in uno stato mentale, diciamo, alterato e appunto immaginarvi, visualizzarvi in quel tipo di situazione, la nuova vita, ripetendo sempre o mentalmente o ad alta voce le tre parole chiave. Dopodiché, quando vi sentite che insomma che il tempo in cui siete stati in questo stato meditativo è finito, insomma è sufficiente, ringraziate le forze dell'universo, dipende dal vostro credo appunto,
Ripetete ancora mentalmente le vostre priorità per esteso questa volta, quelle che avete scritto sul foglietto ad alta voce. Ripetete che consacrate questa vision board alla realizzazione delle vostre priorità, e ripetete le priorità di nuovo, dopodiché bruciate il foglietto alla fiamma della candela. E questo, diciamo, chiude il rituale di per sé in quel giorno. Io personalmente vi consiglio di meditare in questo modo, ripetendo le tre parole chiave davanti alla vision board, focalizzandovi sulla vision board ogni giorno per tipo 10 minuti, dal giorno della creazione della vision board fino alla fine, all'inizio dell'anno, il 1° gennaio, per esempio. Siccome il 23 dicembre quest'anno è luna nuova, io vi consiglio appunto di iniziare proprio il 23 o il 24 dicembre, perché la luna crescente aiuta a innestare sempre più energia nelle vostre intenzioni, diciamo, quindi farlo ogni giorno durante la luna crescente aiuta a aumentare l'energia che voi mettete in questo rituale magico. Questo appunto dalla luna nuova fino all'inizio dell'anno nuovo, appunto 10 minuti al giorno. Bene, fatemi sapere se avete delle domande, se avete altri tipi di rituali che utilizzate per appunto facilitare l'entrata di nuove energie nell'anno che viene. E ovviamente se avete domande scrivetele nei commenti. Vi invito a mettere il like, a condividerlo con altre persone a cui può interessare. Bene, noi ci vediamo presto. Ciao!